Good morning or buongiorno. I'm very sorry, I just have to speak English. My Italian is not very good, but I have a very nice assistant here, Signora Stefania, who will do the translation into Italian. So I will talk something and then she will interrupt, or I will interrupt and she will translate it to Italian for you. Perfetto, buongiorno a tutti. Mr. HOLGER è felice di essere qua questo pomeriggio, parlerà in inglese e farò la traduzione simultanea. Okay, the topic is today, as you can see, the bioresonance according to Paul Schmidt. I want to give you a little overview, what is bioresonance in general, what are the principles, and a little bit about the scientific approach, the background of bioresonance and what it can do to help you and of course your patients and customers. L'argomento di oggi è la biorisonanza secondo Paul Schmidt. Mr. HOLGER farà un'introduzione su che cos'è questa disciplina qua e come può essere applicata nel mondo reale, in particolare come può essere d'aiuto per i pazienti. Okay. First of all, what is bioresonance? Where does it come from? Already Max Planck, Heisenberg, and Louis Victor, if you have a pointer, showed that every substance has a wave character. This is based on the very smallest part in the organism with the protons and electrons. Allora, innanzitutto, su che cos'è la biorisonanza? Tutte le entità e tutti gli oggetti, le persone, hanno delle emissioni di onde, di frequenze, che sono dovuti ad un moto delle rotazioni di protoni e di neutroni. As you can see here, neutrons and electrons, they rotate to each other, and this causes oscillation. So bioresonance is also called oscillation therapy. Il rapporto fra protone e neutrone crea un'oscillazione e questa oscillazione è la base della frequenza della biorisonanza secondo Paul Schmidt. And this finally makes everything consists of oscillation. Every substance we have consists of protons and electrons. There's in reality nothing solid, even concrete consists of protons and electrons. And since they are rotating, also this gives some oscillation. Non esiste nulla che è esattamente statico, ma tutto è basato sul moto e sull'oscillazione di questi elementi. Anche il cemento è basato su questo principio, ad esempio. In addition to this, it has been developed in the past that beside of the oscillation, giving a frequency, but also the polarization has an effect on the therapy, on the diagnostic, by the plus and minus. A spin, left spin or right spin. Oltre all'oscillazione e la frequenza c'è il concetto di polarizzazione, appunto, che è creato dal moto da un lato o dall'altro di questa rotazione. So this is the scientific background, the quantum physics. Questo è il background scientifico della disciplina. But how to explain bioresonance? Everybody say, okay, I understand the quantum physics model, but how it's in real? Come facciamo a spiegare nel mondo reale in parole più semplici la biorisonanza? The easiest part to explain it is the wrong button, is the sunlight. Everybody knows what the sunlight is doing to our organism, right? So one is the color getting brown in the sun. People like to do that in summertime, especially in Rome. You have so less sun. What I experienced the last days. Exactly. Ok, il miglior modo per poter spiegare la biorisonanza è fare l'esempio della luce solare, per l'appunto. La luce solare ci fa appunto sviluppare colore, melanina sulla nostra pelle. Questo è dovuto appunto ad una frequenza che va a riflettersi sul nostro organismo e crea appunto una conseguenza. Yeah, more or less. She's faster than me. Brilliant. No, but it's right. I just come back shortly, but when you say the skin is getting brown, why is it getting brown? Is it because of the heat or the temperature?
come mai la pelle diventa scura? È per il calore, per la temperatura? I think not, because otherwise you will also get brown when you go to a sauna, for example. or E a spa. questo non si verifica, altrimenti ci abbronzeremmo anche quando andremo a fare la sauna. But it is the frequency of the sunlight, what is mentioned, as mentioned here, what is arranged in this high range of 750, 1500 terahertz. And this started effects in our organism to stimulate the production of melanin, pigments, vitamin D, etc. Quello che crea appunto un effetto sulla nostra pelle è per l'appunto la frequenza solare che va dai 700 ai 1500 terahertz, che appunto ci fa sviluppare melanina, vitamina D, pigmentation. And so we can call the bioresonance therapy as a kind of adjustable sun, because you use different kind of frequencies, because all our organism consists of frequencies and different topics, all the different organs, all the muscles, all the physiology, everything is a frequency, oscillation. Yeah? And so we use an adjustable sun to harmonize, to treat these waves, these kind of frequencies in the organism. La biorisonanza, secondo Paul Smith, può essere per appunto comparata a un sole regolabile, ovvero tramite queste frequenze qua può andare ad avere un effetto specifico su ciascun organo del nostro corpo. Important by using bioresonance or frequencies is the waveform. That means, what kind of frequency do I use? In physics, or in the technical fields, they're one and the same frequency can have a different way of shape, oscillation shape. Allora, una cosa per l'appunto degna di nota è capire appunto la forma di queste frequenze, perché ciascuna frequenza può avere una forma e un moto diverso. So here on the right side, you see the different kind of waveforms. The upper one, the sinusoidal waveform, is like the sunlight. So this is the natural way or waveform on frequencies. Allora, la prima, ad esempio, è può essere quella della luce del sole, che ha una forma appunto più sinuosa e organica, ed è quella per l'appunto più naturale anche per la salute umana. So, and as we just heard, the sunlight has a very positive effect on our organism. Of course, another effect is the time. If you stay too long in the sun, you will have a sunburn. So you also have to consider in the therapy the timing of a therapy, how long you apply the frequency to the organism. Oltre appunto ad avere una frequenza benefica, è rilevante anche il tempo. Se una persona rimane al sole per molto più tempo, riceverà una bronzatura molto più importante e duratura. La stessa cosa per la frequenza secondo Paul Smith. Più tempo appunto dà un effetto diverso. Artificial frequencies, which can be harmful to our organism, like for example, everybody's talking about radiation from mobile phones, for example, very well known, very popular. These kind of waveforms are like this, plus other things, impulse modulated and so on. But I don't want to go into detail there. But these waveforms are not natural. They are not known to our organism, so our organism cannot really manage and handle this. And with this waveform, you can imagine having edges, like here rectangular, triangular. This may cause damage to our cells. Allora, al pari di questa frequenza naturale, ci sono altre frequenze non naturali, artificiali, dalla forma appunto geometrica, dalla forma rettangolare o ancora peggio dalla forma triangolare. Queste forme qua creano degli effetti dannosi per la nostra salute, perché non essendo naturali il nostro corpo reagisce in maniera negativa. Ad esempio, l'uso prolungato, telefonini o apparecchiature elettroniche sono costituite da questo tipo di frequenze che possono creare delle problematiche fisiche al nostro corpo. And inside bioresonance, according to Paul Schmidt, we developed a system, the technique, how we can generate natural frequencies in this waveform, sinus waveform, to apply to the patient. That means in bioresonance, according to Paul Schmidt, we don't use artificial frequencies which are coming from a frequency generator, what is some kind of electricity.
Con la biorisonanza, secondo Paul Smith, si va ad operare esclusivamente con le frequenze naturali, ovvero la forma organica, in maniera tale da non andare a intaccare l'organismo umano e promuovere appunto la salute della persona. And to show you the effect, what can be done with bioresonance according to Paul Schmidt, I brought a little overview about some studies been done with the devices and with this technology. Allora, per dimostrare gli effetti benefici della biorisonanza, secondo Paul Smith, ci sono alcune evidenze scientifiche. So one study was done in 2011 from Dr. Axel Schussmann, a German medical doctor, and he did a study about pain therapy. Allora, nel 2011 il dottor Schussmann ha fatto uno studio per una terapia per combattere il dolore. So he treated the people with bioresonance according to Paul Schmidt on different topics, different issues. One was patients with chronic pain over a month or years. Allora, sono stati trattati 30 pazienti per l'appunto con dolore cronico dovuto a diversi tipi di problematiche. Also patients with acute pain after accidents, injuries or whatever happened. Persone che avevano dolore acuto a seguito di incidenti o a seguito di operazioni. Or patients post-operative pain means after a surgery or something, having problems with a wound pain or something. Chi appunto ha avuto problemi post-operatori nella guarigione della ferita operatoria. And the result shown in this study was that every participant in this study finally reduces his pain. So he increased his feelings, reducing pain. So he improved his daily life by just eliminating the pain. Allora, il risultato è che tutti i pazienti hanno avuto una significativa riduzione del dolore, hanno avuto una reazione positiva nell'appunto riuscire a gestire la situazione della problematica precedente e appunto la biorisonanza è stata mostrata come una valida alternativa per la risoluzione del dolore cronico. Exactly. So all this was, of course, done without any kind of remedies, no medicine, no painkillers or something. Just with a natural way of therapy of stimulating the organism to reduce the pain in the organism. Tutto questo è avvenuto senza antidolorifici, ma semplicemente con una stimolazione delle frequenze per una risposta del corpo nel riuscire a guarire e ridurre il dolore. And therefore, since we just use energy and with a bioresonance, one is that it was very effective, is one part, very important, but it is gentle and without any way of, or any kind of side effects. So everybody knows when you take any remedies, aspirin, for example, is good against headache, against pain, but you have side effects. So it's affecting the kidneys, for example. So by working on one issue, on one problem, you create another issue by causing harm to other organs. Altre alternative che possono essere, ad esempio, gli antidolorifici tradizionali, lavorano in modo di poter risolvere la problematica, ad esempio un mal di testa, andando a fare effetto su quello, ma ci sono sempre delle controindicazioni, ad esempio una persona può avere problemi al fegato o problemi ad altri organi. La differenza tra questo metodo tradizionale e la biorisonanza è che la biorisonanza agisce in maniera molto più delicata, diciamo, in maniera naturale e non ha effetti collaterali. So you have with this a very gentle, smooth, natural way of therapy for the organism. Okay. Agisce appunto in maniera naturale e direttamente sugli organi da trattare. Of course, institutes are also curious about the system, and bioresonance sometimes has a strange interpretation when you read about this. Ci possono essere delle interpretazioni errate a volte nel leggere appunto questi documenti. So the Fraunhofer Institute, it's a very well-known, with a high reputation institute in Germany,
they did some extensive cell biological studies with fibroblasts and keratinocytes. L'istituto di Dresda, il Fraunhofer Institute, ha fatto per l'appunto degli studi su questo settore andando ad agire con i fibroblasti e i keratinociti. And as mentioned there, they were very skeptic in the beginning, but finally they found that there is a reproducible, what is very important, noticeable increase on the cell activity. All'inizio, da parte anche delle persone del laboratorio, c'era molto scetticismo su questo tipo di tecnologia, ma quello che hanno verificato loro stessi è che c'è stata un'attività aumentata dello sviluppo cellulare molto alta. And you can imagine by a higher cell activity, the organism is working more proper. You're supporting the immune system, and all the processes in our organism are related to the cell activity. Regeneration, for example. And with increasing this activity, all over the whole organism system will work more proper in its natural form. Allora, la rigenerazione dell'attività cellulare e il suo corretto funzionamento va automaticamente a dare un effetto positivo a tutte le altre funzioni corporali e appunto a promuovere la guarigione. Another effect they found in this from the Fraunhofer Institute, this is also very important, in the bioresonance according to Paul Schmidt. When you look at the cell structures, what you see here about cells which are not treated yet. Allora, un'altra scoperta importante è lo studio appunto cellulare. Abbiamo qua la figura superiore dove ci sono le cellule non trattate. Below you see cells which have been treated, which has been exposed to the bioresonance according to Paul Schmidt. Mentre nella parte inferiore abbiamo le cellule che hanno avuto l'influenza della biorisonanza. In the first instance to say, okay, there's no difference. What do I see? But exactly that is the point. Remember before I talk a little bit about the waveforms, the sinus wave, rectangular forms. In bioresonance according to Paul Schmidt, it's approved with a study that we don't cause any harm on the cell structure. Because by destroying the cell structure, if you have any incidents here, because of the waveform, sharp edges, by destroying the cell structure, you may develop new problems. Allora, sembra che non ci sia alcuna differenza, ma quello che la biorisonanza, secondo Paul Smith, mostra è per l'appunto questo, ovvero che le cellule trattate non sono state modificate, non sono state distrutte, cosa che magari con altre terapie può avvenire quando si va per l'appunto a intervenire su una problematica. Okay, the bell was ringing. I hurry up a little bit, a few slides, if it's okay. Yes. Yeah. Really short in time, really. Okay. Another study I want to show you also carried out from institute in Germany, the Dutch Scientific Institute. Allora, un altro studio sempre del Fraunhofer Institute. It was a study made with in vitro study, means in vitro with living cells. Studio in vitro su cellule vive. So the living cell cultures were exposed to a bioresonance device, what is here in the middle. So the cultures above and below. Queste cellule sono state trattate con la biorisonanza secondo Paul Schmidt. And also within 24 hours it could be measured an increase of the cell metabolism of 45%. Il metabolismo di queste cellule in 24 ore è aumentato del 45%. And just spoke about what cell metabolism means to our organism. So this is a fantastic result, an increase natural and smooth therapy. Tutto questo è avvenuto in maniera lineare, soprattutto in maniera naturale da parte delle cellule. So then the Dutch Institute make another test after this result. They say, okay, there must be some more and then a little bit more evidence. They did another in vitro study about the wound healing. Hanno fatto un altro studio per l'appunto per testare la guarigione della ferita. So he created a cell culture again, like seen here on the left side, and just made a cut in there, so simulating a real wound. Hanno appunto creato una ferita all'interno della cultura cellulare.
And they found that the wound healing process was supported, increased by 20% within 48 hours or 2 days. La guarigione della ferita ha avuto un miglioramento del 20% in solo 2 giorni. And you can imagine if a wound is closing much faster, you reduce the danger of getting inflammations. People having problems with wound healing processes. The wound is closing much faster, and so from this point, if it's an acute wound after surgery or whatever, you can easily help the people. Nella vita di tutti i giorni, far rimarginare una ferita più velocemente vuol dire aiutare a prevenire infezioni o delle problematiche derivate dalla cosa. And it's the last slide, a little video about this process, about the wound healing. So you see Please. on the left side, you see sorry again. Let's start again. 1 second. Okay. So you see the cell cultures. So on the left side is a cell culture in a normal environment. On the right side, you see a culture which was exposed to a device with bioresonance, according to Paul Schmidt. Sulla sinistra abbiamo una rigenerazione cellulare che avviene in maniera naturale, senza alcun intervento, mentre sulla sinistra abbiamo l'utilizzo di un dispositivo di biorisonanza secondo Paul Schmidt. E potete appunto vedere la differenza con le quali le cellule hanno una rigenerazione. Okay, so you see much more activities on the cells on the right side than on the left side. And so this shows the process about the increased metabolism of the cells, and in this case, the wound healing. And this video was done within 48 hours. Sorry. Questo video è stato fatto in 48 ore e fa vedere quanto l'attività cellulare sia molto più accelerata nel secondo caso. And the last slide for today, just want to talk about. We just started with a bioresonance, according to Paul Schmidt, to start a real clinical study. As you see, a clinical, prospective, double-blind, randomized, monocentric study, what means a gold standard study about the efficiency of bioresonance according to Paul Schmidt, that it works, and it has just been approved last week from the ethic committee. What is important, without the vote of the ethic committee, you cannot start such a study. Si vuole appunto presentare uno studio che è stato appena iniziato, appena cominciato sull'argomento. Questo studio qua è prospettico, clinico, double blind, randomizzato e monocentric, ed è stato anche approvato dalla Ethic Committee. So maybe if I'm allowed to, or if I have the chance to come back next year, maybe I can present you the result of the study. Allora, se avrà la possibilità, potrà per l'appunto presentare i risultati di questo esperimento, che per l'appunto sarà incentrato sul trattamento della sindrome del centro midollare. So thank you very much for your attention. If there are still some questions, can be found outside, right to the right. Will be a pleasure to answer some questions if there are still some. Thank you very much.